Ciao Simon, benvenuto. Grazie. Grazie di essere qui. Siamo arrivati alla fine di questa lunga avventura, ti chiedo che emozioni provi. Tanti, positivo, negativo, però comunque è stato un paio di mesi dove avevo anche un po' la sensazione che la fine era adesso e poi c'è una nuova avventura dopo. Quindi senti che la fine è arrivata al momento giusto? Sì, nel mio percorso di questi 4 anni siamo arrivati a un buon punto, ma ovviamente poteva anche ancora dare di più per dare ancora una mano, però è il momento giusto. Ti aspetta a breve l'avventura da capitano con la tua Danimarca, ti chiedo se però poi per il post europeo hai già le idee chiare. Il mio futuro sono messo un po' in 3 parti. C'ho una settimana per essere disponibile all'ultima partita a San Siro, ancora mettere la maglia del Milan, poi dopo, come hai detto, c'è un'avventura con la Danimarca, sempre qualcosa molto speciale, e poi dopo là devo trovare la società, il posto dove dobbiamo continuare a giocare a calcio, con la mia famiglia, però la cosa più importante è questa settimana. Come approcci a questo progetto? Con più stimoli, con più paura, con più curiosità? No, paura zero. Penso che ho provato così tanto nella mia carriera e l'esperienza che ce l'ho adesso è che la paura non ti dà niente. Una grande curiosità e una grande voglia e fare un impatto a un gruppo come ho fatto qua. Simon, tu hai sempre detto che per te il Milan era un sogno, è un sogno. Ti chiedo, riavvolgendo questi 4 anni e mezzo, che emozione provi? No, penso che, come ho detto tante volte, io sono venuto in Italia quando avevo 19 anni a Palermo e subito là ho detto al mio procuratore io voglio andare al Milan. Ho voluto un po' di tempo, però alla fine sono venuto qua, questa è la mia società, è il mio logo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua comunque il Milan è stato in un periodo molto difficile per tanti anni e Paolo Enrique mi ha portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l'ho fatto. Ecco, quando sei arrivato qua lo hai fatto quasi in punta di piedi, in silenzio, da grande leader quale sei, ti chiedo se ti aspettavi poi questo impatto. Dipende ovviamente sempre dal gruppo. Io avevo una fortuna, una vent'anni da parte mia che anche Zlatan è arrivato con me. Allora io avevo mai bisogno di urlare o diciamo a dare quel tipo di stimolo. Io potevo lavorare un po' più su ogni persona, far vedere ogni giorno che si arriva presto per lavorare e si va a casa tardi. Da quando io sono venuto qua c'era prima allenamenti 2 o 3 in palestra, adesso tutti sono in palestra. Allora è stato un percorso, non solo io ovviamente, però anche con il staff del mister. È stato un percorso e comunque adesso non c'è nessuno che rilassa. Ci sono anche tanti tuoi compagni giovani che hanno condiviso questa avventura, però possiamo dire che sei l'ultimo veterano di questo ciclo, con Mister Pioli, la qualificazione di Bergamo, i rigori di Rio Ave, lo scudetto ovviamente, la semifinale di Champions, è stato un lungo film. Ti chiedo che cosa c'è dentro e che crescita è stata per questo gruppo. Qualità non basta. Per migliorare, per far crescere la squadra si deve soffrire anche. Sempre avere la giusta mentalità per guardare in avanti e lavorare, puoi fare tante cose con un gruppo, anche con meno qualità. Nel mondo del calcio c'è solo una cosa che comanda, è la mentalità, perché tutti sanno giocare a calcio. E secondo me del budget il Milan ha speso per fare questo percorso in 4 anni, ci sono pochi in Europa che è riuscito a fare quello che abbiamo fatto noi. Tu eri convinto di questa cosa già tanti anni fa, perché nella stagione 2021 già sottolineavi come secondo te questa era la squadra più forte d'Italia. Abbiamo terminato secondo quel campionato, però l'anno dopo effettivamente è arrivato lo scudetto. Ti chiedo da cosa avevi capito questa possibile vittoria, se c'erano stati dei segnali, se c'era qualcosa di particolare nell'aria, a Milanello, in spogliatoio. Qualità. Non puoi parlare di un scudetto se non hai qualità.
poi se hai qualità, se riesci anche a portare, per me la cosa fondamentale, tutte queste cose che tu lo fai ogni giorno, là puoi fare cose che nessuno aspettavi. E non penso che nessuno qua, anche i milanisti, quelli veri, pensavano a quel scudetto. A proposito di quello scudetto, tu in quell'anno hai avuto un lungo infortunio che ti ha fatto saltare tutta la seconda parte di stagione, ma per cosa lo senti particolarmente tuo? Un percorso di tutto quello là, ovviamente, se io potevo cambiare una cosa era il mio infortunio, però è anche un infortunio che mi ha fatto crescere tantissimo. Tu devi sfruttare i momenti che tu ce l'hai. Allora per me è stato più facile a trovare la gioia pura nel mio lavoro, ma in teoria anche a casa con i miei figli, con mia moglie, con la mia famiglia. Io ero molto consapevole delle cose che io facevo prima, ma adesso è forse il doppio, perché se tu devi fare 10 a un certo punto cominci a fare 9, 8, 7, però ogni volta che tu vai da 10 a 9 tu devi capire che tu hai perso il 10%. E se tu metti tutto questo insieme diventa tanto. Se tu puoi far capire questa cosa, la squadra può crescere ancora di più. Abbiamo fatto un grande percorso, abbiamo cresciuto tanto, però si deve migliorare ancora. Quanto è stato importante l'appoggio della tua famiglia e di tua moglie in questo percorso? No, è fondamentale. Se tu non stai bene a casa, non stai bene fuori casa. E quanto che io voglio bene al Milan, rispetto alla mia famiglia, il Milan è fuori casa. Milano è anche casa per i miei figli. Parla forse anche meglio l'italiano che il danese, allora Milano è diventato casa. Lì sotto la poltrona, alla tua sinistra, trovi un tablet. Ti chiedo di prenderlo, per favore. Ciao Simon, sono capitano dell'Under 12 del Milan, sono un difensore come te e da te ho imparato di essere molto aggressivo sull'uomo e di non mollare mai. Da te ho imparato molte cose, tipo la grinta, le scivolate. Mi ricorderò sempre di te che anticipavi gli uomini e da te ho imparato a non mollare mai e ho imparato ad essere cattivo in difesa. Nelle partite anche un po' difficili, tu sei sempre nel gioco e sei come un capitano. Ciao Simon, sei un grandissimo difensore come me. Mi sei piaciuto quando sei entrato in scivolata. Quando giochi sei sempre attento a tutto quello che fai. Di te mi rimarrà sempre la grinta e la garra che metti. Io mi sono ispirato a te fin da subito, fin dalla prima partita, che ti ho visto giocare per la tua grinta e la tua voglia di vincere. Carini. Grazie. Qual è la tua caratteristica, loro ne hanno citate alcune, con la quale vorresti essere ricordato? Come un difensore che comunque ha lasciato un impatto ai ragazzi, la grinta, tutte queste cose, è una parte di me che comunque porterò sempre, anche quando non giocherò a calcio troverò qualcos'altro a avere la grinta. Prima abbiamo parlato dell'infortunio, che è arrivato con tempistiche un po' particolari, perché 2 giorni dopo la tua nomina all'interno della graduatoria dei migliori 30 per il Pallone d'Oro, sei arrivato 18°, il primo giocatore del Milan dopo tanti anni a riuscirci. Quanto è stato importante questo club e che orgoglio è stato per te questa nomina? Il percorso che ho avuto con Milan è stato il mio sogno nella mia carriera. E avere la possibilità a 32 anni andare a Ballon d'Or con la maglia del Milan, sì, se io potevo mettere la firma a 18 anni avevo messo la firma. Dai 18 anni ad adesso hai vestito tante maglie. Perché il Milan ha qualcosa di particolare dalle altre? Sicuramente la storia. Quando io ero un ragazzo, il top era il Milan. Ovviamente anche Paolo ha avuto un impatto su quello perché era il difensore più forte al mondo e quando tu sei un difensore segui questi tipi di giocatori.
Ti chiedo di riprendere il tablet. Sì, parto. Sì. Ciao Simo, speravo che non arrivasse mai questo momento, ma la vita è anche un po' così. Il mio compagno di tavolo Milanello mi mancherà davvero tanto. Ci hai dato una grossa mano da quando sei arrivato in un momento non positivo della squadra e siamo poi riusciti a vincere insieme. Prima del giocatore c'è un uomo fantastico e strepitoso che ha dato tantissimo. Ciao Simon, Danish Viking. Thank you for last season. It was a pleasure to meet you and to play with you. Hi Simon, how are you? I just want to say you have been a great Kefe, as I call you always. You put a smile on my face, you gave me the determination to keep walking. Un grande leader, una persona che ci serve nel spogliatoio. We had some good times, funny times in the dressing room. And grazie per gli aiuti che mi hai dato, sono state informazioni d'oro. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, per le volte in cui alla fine delle partite ti sei fermato per aiutarmi a capire dove sbagliavo. Mi ricordo ancora da Rio Ave, da questa notte, fino a tutto che abbiamo vissuto insieme. Quello che rimane è tutta la parte dell'uomo che sei e dell'impronta che dai a tutti. Sei stato un grande esempio per tutti noi. One of the most important people here. I knew that I could always ask you a question and you would answer in the best way if it was football. But even the life in Italy and how it was for you when you was young, I asked you a lot. Ciao Simon, amico mio, per me sei stato come un fratello maggiore, ti sarò per sempre grato, mi raccomando rispondi al telefono quando ti chiamo. Mi hai fatto crescere come giocatore, come persona e ti deseo il meglio a te e alla tua famiglia per il prossimo anno. Hai dato un po' della tua esperienza a me, sono contento. Hai questa piccola fortuna di essere entrato a far parte dei miei amici nel mondo del calcio e ti assicuro che si contano sulle dita delle mani. A pleasure to be under your guidance when I first arrived in Milan. You helped me a lot with Italian football, everything like that, and I wish you all the best. I'm just thankful for your leadership and the work that you put in every single day. I learned really a lot from you. He was always kind and really nice to me. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, sei sempre andato molto alla ricerca della perfezione e lavorare con te è stato di grande stimolo, di grande motivazione per me. Sono sicuro che avrai il meglio dalle tue prossime esperienze e dalla vita perché sei il top. Un impatto ho fatto allora. La cosa che emerge di più da questi messaggi, Simon, è il tuo aspetto umano. Sì. È la cosa che ti fa più piacere? Certo, è la cosa più importante. E come Pobega ha detto, è l'unica cosa che rimane. E per quello sono contento, orgoglioso e fa un gran piacere. 3 stati fa sei stato protagonista di un gesto molto forte che ha fatto grande notizia. Non voglio tornare su quell'episodio, ma ti sei rivelato amico, compagno, leader, capitano. Ti chiedo cosa significa per te essere squadra? Tutto, parte tutto da là. Hai bisogno di tutti per farlo. Non puoi fare una squadra se 5 persone non ti segui, perché non diventa una squadra. Se tu sei in difficoltà, il gruppo ti può aiutare. È il primo gruppo nella mia carriera che ho la stessa sensazione che io ce l'ho quando io vado in nazionale, che è un percorso di 14 anni che io sono stato in nazionale e qua ho riuscito a fare in 4 anni. Non ti sei mai tirato indietro da un punto di vista di parole, di doverci mettere la faccia? Tu leader lo sei sempre stato anche verso l'esterno. Ci sono momenti di gioia e ci sono momenti dove tu prendi schiaffi. Io ho mai avuto bisogno di andare a parlare quando sono momenti belli. Io so che quando io arrivo a casa, miei figli, mia moglie, i miei genitori mi fanno i complimenti se ho fatto una bella partita o abbiamo fatto qualcosa. E momenti così che per me viene un po' più naturale a prendere le schiaffi su di me
Ho anche pagato nella mia carriera su queste cose, però quando senti un messaggio così da così tante persone, tuoi compagni, mi conferma solo che è la cosa giusta. Tra i tanti videomessaggi ci sono anche quelli dei tuoi compagni di reparto con cui hai condiviso una strada lunga. È stata un po' una microfamiglia all'interno della famiglia, con tanti consigli umani ma anche tecnici. Sono sempre stato disponibile a loro. Se tu giochi con Gabbia, Fick, Malik o Pie, le basi deve essere uguali a tutti, perché non siamo noi che decide chi gioca, però se noi possiamo avere continuità e io so alla persona che gioca alla mia sinistra, in 8 su 10 io so che cosa fa. Li vedi pronti per andare avanti da soli? Sì, ma loro hanno tantissima qualità. Fick forse è quello con più esperienza adesso che deve fare quel salto adesso. O diventi un giocatore buono, bravo, però lui ha tutte le possibilità per diventare uno dei difensori più forti al mondo con le sue caratteristiche. E gli altri hanno le stesse possibilità, però un po' più di tempo perché è un po' più giovane. Ho lasciato per ultimo uno degli argomenti più importanti. Che rapporto hai costruito con i tifosi del Milan? È un rapporto che mi sta molto vicino al cuore. Mi ha sorpreso tante volte, soprattutto l'anno scorso e quest'anno, come loro hanno comportati con noi. Non mi aspettavo. Pure noi siamo diventati milanisti, i miei figli. Simon, lascio a te un messaggio finale. No, ringrazio a tutti. Il percorso che ho avuto qua, l'orgoglio, il sogno che mi ha portato tante gioie, tante soddisfazioni sulla mia carriera, ma anche nella mia vita. E in un futuro penso anche quando a quel punto io ho finito di giocare a calcio, torno anche a Milano a vivere con la mia famiglia perché Milano è casa nostra. Allora ti aspettiamo a San Siro. Grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie.